Buongiorno e benvenuti in questo nuovo e particolare video. Devo dire che stamattina sono abbastanza apprensivo, ragazzi, perché lo sapete perché? Perché andremo a mettere le mani sul nostro Dasaita per installare questa ROM mod, quindi con Android 10 sul nostro Dasaita PX6. E quando andiamo a mettere le mani sul nostro Dasaita, ragazzi, voglio dire, il brick è dietro l'angolo, quindi siamo coscienti e consapevoli che andando a installare una ROM differente da quella stock potrebbe comunque creare dei problemi. Apri una parentesi. E ci tengo a precisare che chiunque va a smanettare sul proprio tablet è responsabile delle proprie azioni. Il mio video è molto indicativo su quello che andremo a fare o che vado a fare io sul tablet. Ho acquistato volutamente questo tablet della Dasaita perché a me piace smanettare, so dove andare a mettere le mani, il mio limite lo conosco, non vado oltre, quindi fate anche voi la stessa cosa. Se sapete dove andare a mettere le mani, prendete la mia guida come spunto, però se dovete andare a fare una cosa che non conoscete assolutamente, vi consiglio di stare fermi, ragazzi, perché andate a fare dei danni enormi dopo. Il Dasaita è bello, è smanettabile, si possono cambiare le ROM, si possono aggiornare le MCU, si possono fare tantissime cose, però dovete essere consapevoli di quello che andiamo a fare. Hai aperto la parentesi? Chiudila. Allora, detto ciò, continuiamo con quello che andremo a fare oggi. Ripeto, andremo ad installare questa ROM mod di A9K con Android 10. Per chi, come me, sul tablet ha la versione precedente, quindi la V4, la versione 4 con Android 9, avrà bisogno di installare anche la PK Mod Installer Pro 2, poiché tra Android 9 ed Android 10 non si può installare questa ROM senza avere questa APK. Questa APK, ragazzi, non è altro che una recovery che va installata all'interno del nostro tablet e in base a quella andiamo poi a installare questa Android 10. Questa applicazione va acquistata tramite lo sviluppatore ad un costo di 10 euro. Poi per chi ha Android 10 può anche non acquistare questa applicazione perché non serve. Questa è una parte. La seconda parte è, se vogliamo acquistare anche gli aggiornamenti via OTA di questa ROM, dobbiamo acquistare anche quelli a un costo sempre di 10 euro. La ROM è scaricabile gratuitamente in versione 5, quindi la versione 5.00 è scaricabile dal sito XDA. Poi, come al solito, vi lascio tutti i link necessari in descrizione, vi lascio il link dello sviluppatore che dovrete contattare per poter acquistare sia l'applicazione che gli aggiornamenti OTA. Vi lascio il link di XDA dove andare a scaricare gratuitamente questa ROM. Poi sul sito ufficiale XDA di A9K troverete tutte le spiegazioni, quindi troverete le ROM gratuite per il PX5, per il PX6 che è questo che abbiamo noi, per il PX30, quindi ci sono questi tre modelli e queste tre ROM disponibili per questi tablet. Poi ci sarà una serie di compatibilità con tutti gli altri tablet con le varie MCU specificate sul sito, ok? Allora, la prima fase che dobbiamo fare è recuperare una pendrive e andare sul PC fisso e vi faccio vedere come scaricare la ROM dal sito XDA e portarla all'interno della pernetta per poi venire a installarla direttamente nel Qashqai. Iscrivetevi al canale per supportare il mio lavoro e soprattutto attivate la campanellina in modo che così sarete avvisati quando pubblicherò nuovi contenuti. Grazie di cuore come sempre. Ed ora andiamo sul mio PC fisso, mobile, insomma una via di mezzo, quello cos'è, il mio portatile, e vi faccio vedere il tutto. Allora, eccoci nella mia umile PlayStation. Andiamo subito a vedere il sito in questione, XDA, dove poter reperire questa ROM mod in versione 5. Eccolo qui.
come vi dicevo, questa ROM mod è adatta per tablet con processori P5, PX6 o PX30 e, ripeto, è installabile su Android 10, Android 9, Android 8 o Android 6. Qui sotto troveremo i link necessari per scaricare la ROM in questione, quindi a noi interessa questa qui, PX6. Clicchiamo su PX6 e facciamo scarica e salviamo il file. Poi, una volta che abbiamo scaricato il file, lo andiamo a recuperare. Quindi clicchiamo qui e andiamo a tagliare e incolliamo sul nostro desktop il file che abbiamo appena scaricato. Il file è in formato RAR e quindi bisogna per forza scompattarlo, chiaramente. Allora clicchiamo con il tasto destro e facciamo con WinZip, WinRAR o 7zip, quello che avete, andiamo su estrai il in al 9K mod. Ok, clicchiamo col sinistro, eccola qui. Una volta che ci ha estratto la cartella, all'interno troveremo 3 file: l'update, che è proprio la ROM stessa, poi c'è un file di testo dove spiega tutto il funzionamento e come si installa questa determinata ROM. Ve lo faccio vedere in diretta. Allora, copia, ve lo faccio vedere direttamente in italiano, così almeno. Eccolo qua, vedi, grazie per il tuo interesse per la mia mod Evo 5, hai scaricato la versione base del firmware. Questa versione che andiamo a scaricare è la versione gratuita, quindi senza nessun aggiornamento OTA, è scaricabile gratuitamente senza pagare nulla. Poi qui dice, vedete, il tempo passa per modificare il firmware, trovare gli errori, rilevati, le funzionalità. Se desideri ricevere gli aggiornamenti online tempestivi via OTA, iscriviti ad essi sul mio sito web. Quindi bisogna andare su questo sito, che è il sito dello sviluppatore, e poi da lì, come vi dicevo, dovete confermare il pagamento e inviare il numero seriale del vostro tablet e lui vi invierà un codice per ricevere gli aggiornamenti via OTA, per andare a eliminare eventuali bug che la ROM può presentare. Ok, torniamo a noi. Ripeto, vedete qui c'è scritto anche per chi usa Android 9, 8 o 6 installato nel tablet necessariamente dovrà applicare questa APK, Mod Installer Pro, per poter installare questa ROM. Invece per chi ha Android 10 andrà installato sul proprio device come un semplice aggiornamento. L'importante è che quando installate questa ROM dovete poi andare a spuntare questa voce wipe data, quindi bisogna eliminare i dati sul vostro tablet per vedere tutto quello che avete memorizzato. Chiudiamo tutto. Allora, a questo punto inseriamo una pendrive. Allora, andiamo a formattare la stessa. Formatta, mi raccomando, infatti 32. Possiamo mettere come etichetta ROM mod, in modo così ci ricordiamo che all'interno c'è la ROM che dobbiamo installare. Facciamo avvia come formattazione veloce. Ok. A posto. Poi possiamo chiudere questa finestra e andiamo a recuperare la nostra ROM. Quindi l'update.zip lo dobbiamo inviare adesso alla nostra pendrive. Invia e gli diamo ROM mod. Chiaramente adesso il tempo di copia dipende dalla velocità della pennetta, più o meno ci metterà un 3-4 minuti. Il file è stato copiato all'interno della pennetta e ripeto, per chi come me utilizza Android 9
avrà bisogno di questo file apk, eccolo qui, mod installer pro px6, quindi anche questo bisogna copiarlo all'interno della nostra pendrive. Ok. Fatto ciò, possiamo adesso andare nella nostra Qaskai e installare questa ROM mod. E che Dio ce la mandi buona e bionda. In che senso? Ormai lo sapete ragazzi, io per concentrarmi mi devo fare un caffettino e qui c'è tutto questa mattina. Alla nostra! Oh, devo dire che quel caffettino mi ha schiarito le idee, mi ha dato questa carica in più che si stava affievolendo. Quindi siamo all'interno del Qaskai, adesso possiamo iniziare la procedura per aggiornare il nostro Dasaita PX6. Io ripeto, dovrò prima installare Mod Installer Pro 2 per poter poi aggiornare ad Android 10. Andiamo a vedere come funziona! Allora, eccoci qua ragazzi, quindi andiamo per fasi. La prima fase sicuramente è andare ad accendere il nostro Qaskai, poiché, ve lo ripeto ancora una volta, quando dobbiamo eseguire queste operazioni di aggiornamento, che sia la MCU che sia la ROM di sistema, dobbiamo comunque effettuare queste operazioni con l'auto accesa, poiché se viene a mancare anche momentaneamente l'alimentazione al tablet durante queste operazioni rischiamo di danneggiare lo stesso. Quindi questa è la prima fase. La seconda fase, prima di andare a installare la ROM, quindi installare l'applicazione Mod Installer Pro 2 e poi installare la ROM, è fare un backup completo del nostro tablet. Chi usa questa ROM, la V4 con Android 9, la ROM di Al9K, ed ha il root di sistema, ha installato Magisk, può utilizzare praticamente Titanium Backup. Può utilizzare questa applicazione per fare il backup completo del nostro tablet. Per chi non ha la possibilità, quindi non ha il root di sistema, può farlo tramite Google. Chiaramente non salva tutto quello che salva Titanium Backup, ma comunque un minimo ve lo salvate. E questa è la seconda fase. Dopodiché andiamo ad installare l'APK, quindi l'applicazione Mod Installer 2, e poi andiamo successivamente a installare la ROM stessa. Nelle due opzioni da Android 9 ad Android 10, come andremo a vedere in questa occasione, o per chi ha già Android 10, dovremo andare a formattare lo stesso e perdere tutti i dati di sistema. Ecco perché vi dico di fare un backup prima di andare a installare la ROM. Il file necessario è all'interno della pennetta e andiamo subito ad inserire nella presa USB sotto il bracciolo. Allora, vedete già in teoria ha trovato un aggiornamento nel pacchetto, ma io prima però devo installare Mod Installer, quindi USB. Questa update.zip è la ROM vera e propria. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, così forse si legge meglio. Dicevo, l'update.zip è la ROM vera e propria, e c'è questa applicazione, quindi APK, che è Mod Installer Pro per PX6. Quindi installiamo questa applicazione
continua, vuoi installare questa applicazione, installa, applicazione installata, facciamo fine, poi torniamo indietro, andiamo a vedere questa applicazione per poter installare Android 10. L'applicazione è questa qui, Mod Installer Pro. Clicchiamo sull'icona e ci esce questa schermata. Noi dobbiamo aggiornare quindi da Android 9 ad Android 10. Clicchiamo su Android 10 e andiamo su installa. Ti dice se vogliamo continuare l'installazione e gli diciamo ok. Il procedimento è partito, adesso dovrebbe riavviare il tablet in recovery. Ok, il tablet verrà avviato in recovery fra 5 secondi. Fa tutto in automatico. Allora, poi da qui dobbiamo fare, dunque, andiamo a installare l'update dalla SD card o SD installata nel bracciolo. Ok, teniamo premuto per confermare. E qui andiamo a scegliere da USB, non SD card, che sarebbe quello che vi ho detto prima, l'opzione che possiamo inserire anche la ROM all'interno dell'SD, ma l'abbiamo inserita nella nostra USB e confermiamo tenendo premuto sul menu. In questo caso adesso va a scompattare il pacchetto dell'update della ROM stessa e va ad installare il tutto. Allora, eccoci qua, ha terminato la fase di installazione. Andiamo a vedere adesso, riavviamo il sistema e andiamo a vedere se funziona il tutto, se ha preso la nuova ROM con Android 10. Teniamo premuto sulla linea dove è il menu che interessa a noi, quando diventa verde rilasciamo. Android 10. Siamo giunti al termine dell'installazione. La seconda opzione è per chi ha già Android 10 installato sul proprio tablet, da Saita o non da Saita che sia. Quindi per chi ha il sistema operativo con Android 10 può fare a meno dell'applicazione Mod Installer Pro 2, poiché possiamo installare la ROM mod V5 con Android 10 direttamente sul tablet tramite il file update che abbiamo scaricato e messo all'interno della pennetta, quindi si può installare questa ROM come un semplice aggiornamento. Andiamo a inserire
la pendrive all'interno della presa USB sotto il bracciolo, vediamo se parte in automatico. Ok, allora è stato trovato il nuovo pacchetto di aggiornamento sullo storage update.zip. Vuoi installare il pacchetto? Chiaramente noi dobbiamo installare il pacchetto, però ricordatevi che dobbiamo spuntare questa voce, come vi ho detto prima quando eravamo sul PC, quindi dobbiamo necessariamente spuntare pulisci i dati e formatta la memoria flash del dispositivo, poiché stiamo installando una ROM differente dalla ROM stock, quindi non è compatibile con la stessa, anche se è sviluppata sulla base della ROM stock, ma è una ROM mod, quindi non è compatibile con la stessa, dobbiamo per forza formattare il dispositivo. Fatto ciò, poi andiamo su installa, verifica del pacchetto in corso, il tablet adesso si riavvia e va a installare la stessa. Vedete? Installazione, aggiornamento di sistema, quindi è come praticamente un aggiornamento della ROM stessa. Adesso, per non farmi aspettare 5 minuti o quello che sia, 5-6 minuti per la fase completa dell'aggiornamento, velocizzerò il video, ragazzi. Ok, adesso sta formattando il dispositivo. Ecco qua, Android 10. Installazione terminata. Quindi adesso riavvia il sistema. Ok, ROM installata. Allora accendiamo le luci così si vede meglio. Ok, adesso il dispositivo sicuramente si riavvia perché installa Magisk, deve andare a installare Magisk, quindi dopo qualche secondo che vedete, infatti ha installato Magisk, quindi una volta che ha installato Magisk si riavvia il sistema. Ecco fatto. Quindi una volta che ha installato Magisk e riavviato il sistema, possiamo ora andare a sistemare la lingua del dispositivo. Allora ricordatevi di togliere la chiavetta quando è stato aggiornato il dispositivo, perché altrimenti legge la chiavetta e dice chiaramente che ha trovato un pacchetto di aggiornamento. Allora, chiaramente quando installiamo la ROM, la stessa è lingua in inglese. Per andare a cambiare la lingua dobbiamo andare su setting, poi dobbiamo andare fino in fondo, scorrere fino su system e da qui troviamo questo menu lingua. Allora adesso è presente la lingua in inglese, noi dobbiamo andare a cliccare sulla lingua e andare su aggiungi lingua e da qui andiamo a cercare la lingua in italiano. Allora, dove sta? Italiano. Clicchiamo su italiano e poi ci dà le tre opzioni: Svizzera, San Marino, Italia. Chiaramente dobbiamo mettere Italia.
Allora, adesso abbiamo aggiunto la lingua in italiano. Per avere il tablet in italiano e mettere la stessa di default, dobbiamo andare su questi tre puntini, remove, e andiamo a spuntare inglese, ok? E poi eliminiamo. Vuoi eliminare la lingua in inglese? Ok. Adesso abbiamo solo l'italiano, quindi una volta che torniamo indietro il tablet verrà impostato in automatico in lingua italiana. Vedete? I menu sono in italiano. Una volta fatto ciò va a sincronizzare il giorno e l'ora con il nostro Qashqai, quindi sincronizza in automatico il giorno e l'orario. E questa fase è stata superata. Poi adesso andremo a vedere come collegare il telefono al tablet via Bluetooth e poi come collegarlo tramite lo spot per avere la connessione al tablet. La fase successiva all'installazione della ROM, ripeto, è andare a associare il telefono al nostro tablet per poter poi scaricare la rubrica, poter ascoltare gli MP3 dal telefono al tablet. Con la connessione Bluetooth possiamo fare molteplici cose. Per fare ciò dobbiamo andare sul menu Bluetooth o cliccare in alternativa il tasto di risposta chiamata sul volante e poi da qui dobbiamo andare a fare la ricerca dei dispositivi. Clicchiamo lì la lente, poi andiamo sul nostro Bluetooth, teniamo premuto, per chi ha uno Xiaomi, quindi una MIUI, teniamo premuto sull'icona del Bluetooth e vedete e ha trovato il dispositivo Franci, che sono io. Poi noi facciamo sta facendo la ricerca di dispositivi, cerchiamo nuovi dispositivi, CarKit. CarKit è il dispositivo, praticamente, vedete? È il nostro tablet. CarKit e il numero del PIN sono 4 zeri per poter associare il nostro telefono. Torniamo in questo menu e andiamo a cliccare su CarKit. Accoppiamento, si sta accoppiando al tablet. Quando ci chiede il codice, sono i 4 zeri che vi ho fatto vedere prima, il PIN 1, 2, 3 e 4. Per chi ha, ripeto, una MIUI, spuntate anche questa opzione qua sotto, consenti l'accesso ai contatti e alla cronologia chiamate, in modo che così vi sincronizza le chiamate e la rubrica dello stesso. Clicchiamo su OK. CarKit attivo e connesso, si è associato. Vedete, adesso sono pieni anche questi altri menu sopra, dove prima erano diciamo semi trasparenti. Il telefono non serve più, lo possiamo anche mettere al posto suo e in questo caso andiamo adesso a lavorare direttamente dal tablet. Questo è il menu per le chiamate in uscita e in entrata, questa è la rubrica, quindi da questo menu una volta che ci siamo collegati al telefono andiamo a cliccare su questa icona per scaricare e sincronizzare la rubrica dal telefono al tablet. Clicchiamo qui e adesso va a scaricare il tutto, quello che abbiamo memorizzato sul telefono, in modo che così ce lo riporta direttamente sul tablet. Vedete? Questa è tutta la lista della rubrica che ho sul telefono e la riporta direttamente sul tablet, quindi ha associato e sincronizzato le due rubriche dal telefono al tablet. E questo è il menu per effettuare la chiamata direttamente dalla tastiera e l'associazione tramite Bluetooth è stata effettuata. Poi una volta che abbiamo connesso il telefono al tablet tramite Bluetooth andiamo a ripristinare anche la connessione di rete, quindi teniamo premuto sull'icona di rete, andiamo ad attivare la connessione di rete e da qui adesso fa una sorta di ricerca. Chiaramente dovete attivare, vedete il 4 lato Franci che è il mio hotspot del telefono, vedete? Siccome io ho già installato sul telefono MacroDroid, quando il mio telefono si connette al tablet tramite Bluetooth mi va ad attivare in automatico l'hotspot del telefono. Quindi
clicchiamo sulla connessione che vogliamo far connettere il tablet, quindi sulla rete che vogliamo far connettere il tablet. E qui troviamo una serie di un elenco di reti, quindi qua Fastweb 2,4 è la mia rete di casa. Io di solito però mi connetto all'hotspot del telefono perché ho sempre con me la connessione attiva al tablet. Quindi clicchiamo sulla connessione desiderata e andiamo ad inserire la password della connessione che abbiamo sul nostro telefono. Connessa, ok? Il tablet si è connesso, vedete? Connessione piena. E anche la connessione tra telefono e tablet tramite wifi è stata effettuata. Adesso abbiamo in automatico, ogni volta che entriamo in auto e colleghiamo il nostro telefono tramite Bluetooth al tablet, abbiamo la connessione già attiva senza fare nulla. Allora, detto ciò, adesso andiamo a vedere come attivare su questa ROM mod abilitare questa ROM mod agli aggiornamenti automatici via OTA. Per fare ciò, ripeto, dovete aver mandato il pagamento, la copia del pagamento e il numero seriale del tablet allo sviluppatore, dopodiché lo stesso vi risponde alla mail e vi lascia un codice. Quel codice va inserito in questo menu. Dobbiamo andare nel menu impostazioni della mod con il simboletto rosso e poi andare su questo menu. Allora, aggiornamento di sistema e codice di accesso per aggiornamento di sistema, perché se non inseriamo il codice per l'aggiornamento, vedete, l'aggiornamento è disattivato. Anche se andiamo a cliccare aggiornamento di sistema, dice la versione attuale è l'ultima, non è stato inserito un codice di accesso, poiché questa è la versione 5.00, la versione gratuita scaricabile dal sito XDA. Quindi per installare questa versione non dobbiamo pagare nulla, poiché si può scaricare gratuitamente dal sito. Poi se vogliamo abilitare gli aggiornamenti via OTA, andiamo su codice di accesso e da qui dobbiamo inserire il codice che ci ha mandato lo sviluppatore. Ragazzi, il codice chiaramente non è cedibile a terzi, il codice va inserito in base al seriale che mandiamo allo sviluppatore, cioè è chiaro, non è che possiamo cedere il codice a un'altra persona, è funzionante sul tablet con il numero seriale che gli abbiamo mandato. Allora io inserisco il mio, quindi ok, una volta che abbiamo inserito il codice clicchiamo su fine e poi su ok. Ci dice attenzione, per applicare le impostazioni di sistema devi riavviare il dispositivo, vuoi farlo ora? Ok, e adesso va ad avviare il dispositivo per poter abilitare lo stesso alla ricezione degli aggiornamenti via OTA. Adesso appena il dispositivo si collega alla rete wifi, se ci sono aggiornamenti disponibili ce lo segnala. Allora vediamo, appena si collega, ecco qui, si è collegato in automatico alla rete hotspot del mio telefonino, vedete, appena trova una connessione lui dice che ha trovato un pacchetto di aggiornamento OTA, vuoi aggiornare 12 mega? Ok, aggiorniamo. Praticamente ragazzi è lo stesso funzionamento, adesso il sistema verrà riavviato per applicare l'aggiornamento. Praticamente è lo stesso funzionamento che troviamo sui nostri telefonini. Ripeto, io ho uno Xiaomi, ho un Redmi 11 Lite con
a bordo una MIUI EU, perché poi io ho cambiato la ROM, ho messo la EU, è la stessa cosa. Quando troviamo degli aggiornamenti OTA ci avvisa che abbiamo un aggiornamento e possiamo scaricare e installare l'aggiornamento, e così il funzionamento è uguale per questa ROM praticamente. Ok, andiamo a vedere se ha preso l'aggiornamento, se è aggiornato informazioni sul tablet. Ecco qui, versione mod al 9K, modello 5, mod versione 5.0.1 del 31 luglio 2021, mentre prima era la 5.0.0. Ok? Questo è il mio dispositivo Pix 6 con risoluzione 1024x600, poiché questo è un Max 6. E io sul mio Max 6, come potete vedere, ho installato Android 10. Quindi il mio tablet in questa occasione è tornato ancora più attuale. Dopo un anno di utilizzo ho potuto installare Android 10 sullo stesso senza creare nessun casino. Poi, una volta che abbiamo sistemato queste cose necessarie, quindi strettamente necessarie per il funzionamento del tablet, andiamo a impostare anche la SD. Ci chiede come vogliamo configurare la nostra SD, se vogliamo usarla come una memoria extra tablet o come una memoria portatile, quindi come se fosse una pendrive o un dispositivo rimovibile. Io in questo caso utilizzo sempre una memoria aggiuntiva. Vedete, puoi spostare i contenuti su scheda SD. Facciamo fine, e questa anche è sistemata. Poi andiamo a vedere su File Manager. In questo caso questa è la memoria flash del dispositivo e la GPS è la memoria praticamente che ho riportato fuori io con la prolunga, e questa anche è sistemata. Poi la radio funziona. Come se la cava? Questa è la radio analogica, ragazzi, non è una radio digitale, e ancora non ho installato l'applicazione DAB-Z, quindi è solo la radio del tablet stessa, quindi l'applicazione per ascoltare la radio FM normale, quindi in RDS. Il ragazzino tutto ganzo col giubbotto di pelle. Ok, poi per quanto riguarda l'applicazione della musica è sempre la stessa. Chiaramente adesso non ho nessuna cartella con il file. Allora andiamo a mettere una pendrive dentro, una pennetta. Anche qui vale la stessa cosa, ragazzi, Se attiviamo l'opzione, quando inseriamo una pennetta con all'interno dei brani musicali, riproduce in automatico anche i brani che abbiamo all'interno della pendrive. Quindi se attiviamo quell'opzione, quando inseriamo la pennetta va a riprodurre i brani in automatico. Quindi anche qui è la stessa cosa. Quindi riproduce il tutto. E poi rimane il logo all'interno del widget praticamente e possiamo mettere in pausa o scorrere e andare avanti. Poi per quanto riguarda anche il GPS è molto attivo e praticamente fa il fix dei satelliti in un attimo. Vedete, io anche avendo la macchina sotto una copertura in metallo, ripeto, il fix lo fa veramente in brevissimo tempo e aggancia tantissimi satelliti. Come comparto GPS pure siamo al top proprio. Poi che altro c'è? YouTube. Allora, che dice qua? Notifiche. Ok, andiamo a vedere il mio canale. Andiamo a vedere se riproduce il tutto. Questo è il video dell'installazione che vuole. Questo è il video di installazione del mio Dasaida, fatto ormai un anno fa, e pare che funziona tutto.
Ok, anche YouTube funziona. Vediamo poi le telecamere. Ok, funziona tutto. La lingua è in italiano, verifica la sia in sicurezza. Ok, il parcheggio assistito l'abbiamo recuperato. Poi per togliere questo, poi andiamo a vedere come si fa per togliere questo radar qua. Ehi, chiama Samuele. Sto chiamando Samuele. Vedete? Funziona tutto. Messaggio gratuito. Ok? Chiamata per... Chiudiamo. O se no ve lo faccio sentire, va. Se no voi siete malfidati, non ci credete. Ehi, come si sente? Bene, perché? Sto a provare in auto l'assistente di Google. Tutto a posto? Sì, tutto bene. Ok, ci sentiamo fra poco allora. Ciao. Ciao, ciao. Chiudiamo. Poi che altro è rimasto? Quindi così chiudiamo il comparto Google. Allora, Chrome non c'è però. No, bisogna installare Chrome, non lo vedo, quindi non c'è. Non c'è. Quindi ah no, eccolo qui Chrome. Ok. Ragazzi, inizio a dare i numeri pure io, ormai che vuole qua? Che devo fare? Quindi si è inchiodato tutto? Chiudi app. Se fino adesso avevo elogiato la ROM perché fino a questo punto non c'erano problemi, vedete che in diretta qualcosa esce fuori. Qualche piccolo bug esistente c'è. Vedete, si inchioda con Chrome, non so che caspita gli è preso. Niente, si è proprio inchiodata. Si è proprio resettato il tablet, proprio si è riavviato proprio, quindi Chrome qualche problema ce l'ha. Volevo dirvi e chiudere questa parte dicendovi che fino a questo punto la ROM era perfetta, non aveva nessun malfunzionamento, ma non sono riuscito a terminare questa parte, poiché ecco, sull'ultima applicazione che volevo provare è uscito fuori un bug, perché volevo parlarvi appunto di questo, che questa ROM fino a un certo punto è perfetta, dopodiché abbiamo riscontrato dei bug, ci sono dei bug presenti e praticamente è andato in loop. Questa applicazione ha crashato proprio il sistema, vedete, è rimasto così. Se vi capita la stessa cosa non vi preoccupate, non succede nulla, non si è rotto nulla, non staccate corrente, non staccate nulla, armatevi di uno spillo e andiamo a resettare, teniamo premuto per un pochino, ok, vedete, si è avviato il recovery. Allora da qui andiamo, allora per muoverci all'interno dei menu basta cliccare da qualunque parte dello schermo e ci muoviamo, poi riavviamo il sistema, basta tenere premuto da qualche parte, quando diventa verde rilasciamo e andiamo ad riavviare il sistema, vediamo se parte. Ripeto, questa è una ROM appena uscita, una ROM giovane, quindi un sistema operativo nuovo, è passato da Android 9 ad Android 10, quindi qualche piccola imperfezione esiste, ragazzi. È stata
anche evidenziata allo sviluppatore, ci ha garantito che in uno dei prossimi aggiornamenti via OTA andrà a sistemare il tutto. Io come al solito confido nella professionalità dello stesso, poiché la versione con Android 9 andava molto bene della ROM, era una ROM pressoché perfetta. Allora ragazzi, eccoci qua, sono appena tornato dalla vacanza in Trentino, quindi ho potuto testare con mano questa ROM in versione Q5 di Al9K con Android 10 e devo dire purtroppo con dispiacere che non mi ha entusiasmato più di tanto, nel senso che i bug che abbiamo segnalato non sono stati ancora sistemati, quindi il piacere di utilizzo di questa ROM è limitato per quanto riguarda la presenza di questi bug. La cosa che mi ha dato fastidio oltretutto è stato che spesso e volentieri non si connette con il wifi, quindi tramite l'hotspot del telefonino spesso e volentieri risulta la connessione, vedete? Anche adesso si disattiva, va e viene la connessione wifi, a volte non la prende proprio, anche se sono connesso con l'hotspot mi dice che la rete c'è però non è raggiungibile. La vedete, l'hotspot è attivato, adesso si è riconnesso, quindi diciamo che ha una rete wifi non stabile, a volte si connette, a volte non si connette, e la presenza della rete wifi sul tablet è tutto, perché se non abbiamo connessione al tablet non possiamo utilizzare nulla, nessuna applicazione di Google, quindi né navigatore né Maps e quant'altro. Altra cosa fastidiosa che ho riscontrato, quindi un altro bug di questa ROM, è per quanto riguarda l'utilizzo della SD. C'è un problema con la lettura della SD di questo tablet. Io ho dovuto proprio rimuovere la schedina SD dal tablet. Io avevo la prolunga, quindi messa qui dall'ultimo video che ho fatto quando ho installato il subwoofer, ho portato la SD esternamente per poterla rimuovere o mettere dei file senza smontare ogni volta il tablet, e con questa ROM V5 dà tantissimi problemi e inchioda addirittura il sistema operativo, quindi ho dovuto proprio togliere la SD fisicamente dall'adattatore. Sono senza, vedete, senza SD, che in poche parole per la Saita è denominata GPS. Ho dovuto toglierla ragazzi perché inchiodava proprio il tablet. Questo è un altro bug molto fastidioso, in quanto non si può andare a utilizzare un'espansione di memoria. La seconda cosa che non va è ancora le applicazioni a schermo intero, vedete? Anche se sulle impostazioni immersive, quindi da gestione applicazioni, andiamo a spuntare le applicazioni che vogliamo vedere a schermo intero, non le prende. Quando si riavvia il tablet ritornano tutte con la barra di stato, non è più a schermo intero. Altre cose, vedete, quando si apre lo sportello a volte va via questa schermata di sportelli aperti, non si riesce a disattivare né dal menu contestuale né dalle impostazioni di fabbrica. Ci sono insomma un'infinità di bug, piccoli o grandi che siano, che comunque limitano il piacere di utilizzo di questa ROM stessa. Sì, le cose essenziali funzionano, ripeto ancora una volta, funziona tutto, il volume di Agama funziona, va bene, i widget di Agama funzionano, ma ho verificato insieme agli altri del gruppo dove per esempio FCC Launcher non funziona bene. Con Agama funziona tutto e l'ho provato e testato, con altri launcher è da provare perché da quanto ho capito non tutti vanno bene. Questa è un'altra limitazione ancora in più che ha questa ROM. Insomma, non lo so ragazzi, io sinceramente non mi ha soddisfatto al 100%. Spero che lo sviluppatore Al9K possa risolvere al più presto questi bug fastidiosi per rendere questa ROM un po' più fruibile e quindi rendere più piacevole l'utilizzo del tablet. Fate voi ragazzi, se pensate che utilizzare la ROM in questa maniera possa comunque soddisfare le vostre esigenze, potete anche installare la ROM. Per chi come me vuole un tablet perfetto, utilizzare una ROM al 100% come era la versione V4 con Android 9, a questo punto dovrà tornare indietro. Siamo giunti al termine di questo tutorial un po' particolare.
un po' stringiamo le chiappe quando facciamo questi lavori. La forza del Dasaita è proprio questa: avere a disposizione, oltre al sito ufficiale, quindi le ROM ufficiali, per carità, le MCU ufficiali, tutto quello che ne consegue dopo l'acquisto del Dasaita, ma avere la possibilità di poter comunque fare affidamento su sviluppatori di terze parti. Per maggiori informazioni potete andare anche sulla mia pagina Facebook, o comunque nella descrizione del video troverete i link necessari della mia pagina Facebook o di Instagram e dei miei social. Insomma, troverete tantissime informazioni in merito a questo tablet della Dasaita. Troverete anche il gruppo di acquisto. Per chi vorrà acquistare un Dasaita troverete l'opportunità di poter acquistare un pacchetto completo di tablet con il modulo DAB, con gli adattatori SMA001 per recuperare le antenne del GPS e del DAB se sono presenti sul vostro Qashqai, con l'adattatore per l'impianto Bose, quindi se avrete l'impianto Bose sulla vostra Qashqai recupererete anche quello, quindi un pacchetto completissimo con tutto quello che serve per fare tornare il nostro Qashqai attuale, poiché ragazzi i Connect che monta la Qashqai sono veramente qualcosa di vergognoso. Se vogliamo far tornare il nostro Qashqai attuale e multimediale dobbiamo per forza acquistare un tablet. Qualsiasi tablet andremo a montare sarà sicuramente meglio del Connect che monta la nostra Qashqai. Detto ciò ragazzi, come di consueto noi ci vediamo in uno dei prossimi video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto attivate la campanellina in modo che così sarete avvisati quando pubblicherò nuovi contenuti. Grazie di cuore. Ciao belli, alla prossima! Ragazzi, benvenuti in questo nuovo e particolare video. Adesso andiamo a cercare il contenuto tramite File Manager e sta cacchio di pennetta comunque qualche problemino ce l'ha, perché ogni tanto una volta spuntato Android 10 andiamo a fare installa. Allora, qui ci dice che chiaramente andremo a cancellare poi tutti i dati. Facciamo ok. Allora, qui facciamo concedi. Allora, che è successo? Ripeto, la pendrive è installata all'interno del bracciolo nella presa USB e andiamo a cliccare su installa. Diamo ok e col cazzo che funziona. Ecco qua, e siamo entrati a posto. Allora adesso dovremmo attivare l'ok di Google. Ci siamo. Allora, This internet connection isn't stable right now. Ma che cazzo dici? chiama Samuele. Chiama Samuele. Google, la patacca che te spacca. Sono contento che ti piaccia. Anche per chi addirittura ha un Pix 5, quindi che ha un paio di anni, può tornare oggi attuale con questa ROM con Android 10 rispetto ad altri tablet che dopo un anno o due ce lo diamo in faccia. Che vuol dire? Che te la vende il culo. Spero di essere stato chiaro.